Era mezzanotte, la vera ora dei mostri. Nella Transilvania più profonda, la luna piena tentava invano di farsi strada tra le nuvole nere. Matteo, con il viso pallido come il gesso, si nascose dietro un enorme gargoyle di pietra. Accanto a lui, Zibù, il camaleonte, aveva cambiato colore. Ora era grigio scuro, striato come la pietra umida del castello. Erano arrivati da poche ore, ma l'accoglienza era stata inquietante. Zibù, qui è troppo silenzioso. Sussurrò Matteo, stringendo una vecchia torcia. Zia Mirella non risponde e il cancello è aperto, ma c'è un vento gelido che... Un suono terribile lo interruppe. Un lamento rauco, seguito da uno starnuto che fece tremare il cortile. E c'è! Il suono proveniva da un vicolo cieco. Era lo starnuto del drago raffreddato, ma questa volta era peggio del solito. Il suo raffreddore, aggravato dall'aria del castello, non produceva più soltanto fumo o lamenti, ma vere e proprie fiamme blu tremolanti, capaci di sciogliere la pietra. Matteo e Zibù corsero a trovarlo. Il drago era nascosto sotto un cumulo di vecchie armature. Amici, non ce la faccio più! Ansimò il drago con il naso viola scuro. Il castello amplifica la mia malattia. Mi sento male e i miei starnuti non li controllo. Zibù cambiò colore. Le sue striature si mossero come onde. Dobbiamo trovare zia Mirella. Se non prendi subito l'elisir, potresti incendiare l'intero castello. O peggio! In quel momento qualcosa si mosse nell'ombra del cortile. Una figura alta, con un mantello nero che si confondeva con la notte. Si avvicinava a passi lenti e irregolari. I suoi occhi, o quelli che sembrava esserlo, brillavano di un rosso sinistro. Chi c'è lì? Sussurrò Matteo. La figura non rispose, sollevò lentamente una mano scheletrica e la puntò verso il drago raffreddato. Correte! Gridò Zibù e per la paura divenne completamente trasparente, scomparendo dalla spalla di Matteo. Matteo afferrò la zampa del drago e lo trascinò con sé. Corsero dentro il castello, in un'enorme sala piena di ritratti scuri. Gli occhi dei dipinti sembravano seguirli. La figura in mantello li inseguiva, lenta ma inesorabile. Alle segrete! Gridò Matteo. Zia Mirella tiene la sua officina laggiù. Mentre correvano lungo il corridoio, il drago tossì e... Lo starnuto produsse una fiamma blu che illuminò le pareti e risvegliò gli scheletri appesi. Le ossa presero a tintennare e le mani di scheletro cercarono di afferrarli. Bravo drago! Urlò Matteo, schivando un braccio d'osso. Ora abbiamo pure gli scheletri contro. Scusa! Tossì il drago, disperato. Matteo individuò una scala a chiocciola che scendeva nel buio Di qua! e si buttarono giù a capofitto nelle tenebre. La scala li condusse in una cantina umida e silenziosa. L'aria sapeva di muffa di terra smossa. Appena misero piede sul pavimento, la torcia di Matteo si spense da sola. L'oscurità li inghiottì completamente. Matteo! Sibilò Zibù. La luce! Si è spenta da sola. Rispose lui. E quella figura? Drago raffreddato tentò di accendere una fiammella dal naso. Poi uscì solo un piccolo poff. Il suo raffreddore stava peggiorando, non aveva più nemmeno il fuoco. Si muovevano a tentoni quando un suono metallico li immobilizzò. Poi un gemito, lento, come qualcuno che trascinasse una catena o qualcosa di pesante. Cosa c'è qua sotto?
sussurrò Matteo tremando. Zibù si concentrò. Il suo corpo diventò verde fosforescente, proiettando una debole luce nella stanza. Videro vecchie botti, catene arrugginite e una sedia a dondolo che si muoveva da sola. Dietro la sedia, la figura incappucciata era di nuovo lì. Stava avanzando e teneva in mano una grande vanga. Ci ha trovati! Gridò Matteo. Ma cosa vuole da noi? E dov'è mia zia Mirella? La figura si fermò, sollevò la vanga sopra la testa. Zibù, Matteo e il drago si strinsero insieme. Matteo, con un filo di voce, disse: Lasciaci stare, vogliamo solo l'elisir per il mio amico. Un lungo silenzio e poi clank! La vanga cadde a terra. La figura si tirò indietro il cappuccio. Non era un vampiro, non era un mostro, era la zia Mirella. I suoi occhi erano stanchi, il vestito strappato, la voce un soffio. Matteo, Zibù, Drago, siete voi, non vi riconoscevo nel buio. Matteo spalancò gli occhi. Zia, ma perché quella vanga? E perché non rispondevi? La donna si asciugò una lacrima e indicò una grande botte. Il mio drago domestico, Ignis, è sparito e con lui ha preso la chiave della mia officina segreta, dove tengo l'elisir. Ero vestita come per scavare una via alternativa. Ma allora chi ha spento le torce? Chiese Zibù, ancora fosforescente. In quel momento il drago raffreddato non riuscì a trattenersi. La fiamma blu colpì la botte, bruciando l'etichetta. Sotto apparve la scritta: liquore di zucca fermentato, molto esplosivo. Dietro la botte, nascosto e tremante, c'era un piccolo drago nero con una chiave d'oro in bocca. Ignis! Esclamò Mirella. Eri qui, povero piccolo! Ti sei spaventato a morte dal raffreddore dell'altro drago. Ignis lasciò cadere la chiave e fece un timido scrittio di scuse. Con la chiave d'oro, Mirella aprì una porta segreta. Dietro c'era la sua officina, piena di almanacchi, pentoloni e profumi di erbe magiche. Ecco l'elisir, disse la zia, mescolando il liquore fumante. E questa volta aggiungerò un pizzico di polvere antincendiaria. Porse la pozione al drago raffreddato. Bevi, caro, e niente più fiamme blu incontrollabili. Il drago bevve. Il suo naso tornò rosa e quando fece un piccolo colpo di tosse uscì solo un puff di bollicine. Sono guarito! Esclamò felice. Zia Mirella sorrise e accarezzò Ignis. E ora basta paura. È la notte di Halloween e vi aspetto per la festa del salone grande. Zibù tornò al suo arancione zucca e rise. Ehi, direi che il mio camuffaggio è stato perfetto per un castello stregato. E io? Aggiunse Matteo ridendo. Sono sopravvissuto agli scheletri e a una zia travestita da spettro. Mirella rise con loro. Allora siete pronti per la parte più spaventosa? Quale? Chiese Matteo. Ignis, disse la zia sorridendo, ha rubato tutti i dolcetti di Halloween. Tutti scoppiarono a ridere. E così, mentre nel cielo la luna si apriva tra le nuvole, il castello di zia Mirella tornò a riempirsi di luce e musica. Zibù, Matteo e il drago raffreddato si unirono alla festa con zucche luminose, fiamme colorate e risate che scacciarono per sempre le ombre della notte. Perché anche nella più buia delle notti di Transilvania, un po' di coraggio, amicizia e una buona dose di starnuti possono riportare la luce. E la serata di Halloween si conclude qui, bambini. Buonanotte dal drago raffreddato Zibù, Matteo e la zia Mirella. Mua! E ricordate, bambini, ci vediamo domenica con la prossima avventura. E questa volta vedrete Zibù allo sbaraglio!
Buonanotte!